Fischia qui, finisce qui. Game, set e match per l'Inter che batte 6-0 la Lazio, ragazzi. Lazio 0, Inter 6. Questo è il verdetto dell'Olimpico. Un messaggio straripante di questa Inter al campionato. La aspettavano tutti lì al varco perché l'Inter sbaglia i big match, perché le altre scappavano, perché l'Atalanta è più forte, perché il Napoli gioca solo le coppe. Ecco, l'Inter risponde dopo le critiche, dopo la delusione di Leverkusen con una prestazione stratosferica, abbattuta, demolita questa Lazio 6-0 con 6 marcatori differenti, una dimostrazione di forza pesante ancora una volta all'Olimpico, dove anche l'anno scorso abbiamo vissuto una partita spartiacque della corsa verso lo scudetto. Ci auguriamo che possa essere ancora così. È un Inter che però, lo dicevamo, a dicembre mette il focus sul campionato, e visto che si era detto tanto di come l'Inter non vince i big match, l'Inter fa catenaccio eccetera, questa è la risposta di una gestione perfetta da grandissima squadra contro un bravissimo avversario, grande squadra allenata molto bene, e infatti nel primo tempo si era visto un Baroni che aveva preparato bene questa partita. È un Inter, Simo, che risponde con 40 gol segnati in 15 partite, una proiezione incredibile per questa squadra che si porta ad un punto dal Napoli e a 3 punti, anzi, dall'Atalanta capolista, ma con una partita da recuperare che è quella contro la Fiorentina. Prestazione, Simo, stratosferica. No, non ho ancora realizzato, non ci sto credendo, perché come dicevo nel pre-partita, la Lazio di nome non fa Juventus, non fa Milan, ma questo era un big match bello e buono, e questa partita era in questo preciso momento la più difficile in assoluto, al pari di un eventuale Atalanta-Inter. Non c'era altra gara più complicata di andare a Roma contro la Lazio, e non solo vinci 0-6. Cioè, secondo me avremmo bisogno tutti di qualche ora per realizzare, cioè per aver fatto uno 0-6 contro questa Lazio a Roma. Partita veramente incredibile, incredibile. Infatti, come dicevo prima, vittoria che manda un messaggio enorme. Tra l'altro, ci ripensavo, segnano 6 giocatori diversi e veramente almeno oggi possiamo non avere niente di negativo da dire? Ce la facciamo almeno oggi? Io so già, Simo, che arriveranno questi commenti, però i primi 30 minuti la Lazio ha fatto bene. Non è vero. Guardiamo la partita per bene, guardiamola davanti alla TV. Primo tempo le squadre partono subito per giocarsela. Inter e Lazio se la vogliono giocare, e come io dicevo nella preview di questa gara, dicevo mi aspettavo una delle partite potenzialmente più belle di questo campionato, avevo detto oggi, per come si preparavano le due squadre a questa gara. E hanno provato a giocarsela entrambe. L'Inter ha capito che così a viso aperto si rischiava qualcosina, quindi da grande squadra si mette dietro in una fase di gara 5-3-2 compatto a difendere e provare a ripartire. Dall'altra parte bravissimo Baroni, bravissima la Lazio, che come il Bayer Leverkusen aveva capito come disinnescare l'Inter che si abbassa e prova a ripartire. Su questo dobbiamo migliorare, ne riparleremo a parte. Ci stanno un pochino leggendo le squadre su come poter disinnescare quest'Inter che prova a ripartire, ma sarà un tema tattico da approfondire. Ma poi qui l'Inter, grande merito di Inzaghi, ha la contromossa per sbloccare questo tipo di partita. Qualcuno dirà, però senza il rigorino. Ragazzi, il rigore arriva perché quello tocca il pallone di mano togliendo il pallone dalla porta, perché sennò avrebbe segnato Dumfries di testa. E qua l'Inter stasera prova anche questo schema da calcio d'angolo che porta al calcio di rigore trasformato da Cancanoglu, e lì entra l'Inter in modalità dominio totale, che raddoppia prima del finire del primo tempo, riparte nel secondo tempo con un 4-0 della seconda frazione che ha chiuso definitivamente i conti, chiuso definitivamente la partita. Un grandissimo gol di Barella, una grande prestazione di Denzel Dumfries, che avevamo indicato sabato nella nostra preview come l'arma tattica, come il giocatore fondamentale. Un Dumfries che si sta meritando il posto titolare. Bisogna puntare su Dumfries da titolare, perché comunque fa succedere le cose in partite come queste che potevano essere scomode. Hai visto che comunque con il suo fisico ti dà un'arma in più, e anche dal punto di vista tecnico ha fatto una grandissima giocata per l'assist al gol di Di Marco. Tante note positive in questa partita, Simo.
Si sblocca Thuram, altrimenti avremmo detto l'Inter vince anche senza gli attaccanti, però ne stavamo parlando live. Che mi dici della prestazione degli attaccanti? Lautaro non segna, Thuram sì alla fine con un gran gol, però hanno fatto giocare bene la squadra. Ma gli attaccanti è evidente che se vinci 6-0 e non segnano, qualche ragionamento ce lo fai. Però, come facevo notare in cronaca, nella prima mezz'ora, ovvero l'unico spezzone di gara in cui c'è stata effettivamente partita, l'Inter faceva una gran fatica ad uscire, difendeva abbastanza bene perché anche qui non è che abbiamo subito per l'ennesima volta grandissime situazioni pericolose dalla Lazio, però difendevamo ma non riuscivamo ad uscire perché non riuscivamo a trovare un'uscita pulita e lì sicuramente gli attaccanti potevano fare di più perché spesso quello che fa l'Inter è appoggiarsi sulla punta per fare la sponda e lanciare la ripartenza. Quindi se ti manca questo, anche gli attaccanti hanno una responsabilità. Dalla mezz'ora in poi, quando finalmente sto spazio siamo riusciti a trovarlo, gli attaccanti sono entrati in partita e Lautaro avrà fatto 10 sponde fatte così, tra le quali anche quella che per esempio lancia il secondo gol di Di Marco. Quindi se nel momento in cui tu decidi di stare col baricentro più basso e riparti appoggiandoti alle punte e tu hai due attaccanti che vengono fronte alla tua porta e spalle alla porta dove devono fare gol, sulla linea di centrocampo a ricevere e a servire i compagni che partono da dietro con la rincorsa guardando la porta avversaria. È evidente che arrivano davanti loro, no? Cioè come tempistiche, è chiaro che ci arrivano primi. Tant'è vero che, per esempio, prendo ad esempio il secondo gol, Dumfries arriva quasi sul fondo, la mette in mezzo morbida e ci sono lui e Di Marco lì pronti. Ma non è una cosa scandalosa, è tutto partito da Lautaro e Thuram, da Lautaro in questo caso. Quindi secondo me è logico. Io sono soddisfatto della partita. Poi, ripeto, è chiaro che da Lautaro siamo sempre qui a aspettarci dei gol, però dai, abbiamo vinto 6-0, mo adesso andiamo... Cioè, tra l'altro le partite siamo sempre qui su Passione Inter. I minuti sono 90, sono lì apposta. Non è che se sono 90 devi per forza vincere nei primi Esatto. 30. Lazio ha fatto bene nei primi 30, sì, benino. Però se sono 90 minuti ci sarà un motivo. Esatto, esatto, esatto. La gestione della partita, poi tra l'altro ci ricorda Daniele 06 è il prefisso, quindi è giustissimo chiudere la partita così. Ho un altro paio di considerazioni da fare, ma devo leggere. Intanto EC, che ringrazio, consapevolezza, forza Inter. E qui Simo questa cosa mi esalta, perché io l'anno scorso mi ricordo la partita dell'Olimpico. Intanto con la Lazio arrivavamo dopo quella prestazione in colore con la Real Sociedad, 0-0 deludente, e vai a vincere 2-0 all'Olimpico, dove nei due precedenti con Inzaghi avevi sempre perso per 3-1, e quindi fu una grande ripartenza. Quest'anno, dopo la sconfitta col Bayer Leverkusen, con tutti che erano lì per dire non vinci nei big match eccetera, facciamo una prestazione ancora più clamorosa. Mi ricordo molto anche come abbiamo vinto con la Roma l'anno scorso. Abbiamo fatto quei 20 minuti di dominio totale e lì ho detto, cavolo, ma a quest'Inter basta giocare 15 minuti per vincere una partita così importante. Quindi l'Olimpico è sempre un momento chiave della stagione. Dercuci Cufo, che ringrazio, dice Lautaro è il migliore in campo tra gli attaccanti che non hanno segnato, spoiler, quindi Thuram ha segnato e gli altri non ci sono stati. Grazie di cuore Dercuci per il grande supporto. Walter Bishak, che ringrazio, scrive che roba è, tanta roba, tanta roba. Grazie di cuore, mitico Walter. Armando, io ne approfitto anche per far vedere la classifica, scrive presi 3 punti su Lazio e Fiorentina, 2 su Juventus e Milan, totale 10, come detto, quindi siamo lassù, abbiamo staccato la Fiorentina e la Lazio che sono a 31 e abbiamo ancora da giocare comunque la sfida con la Fiorentina. La Juventus è a meno 6, il Milan è scivolato addirittura a meno 11, ma noi ragazzi, quelli dietro non li consideriamo e noi guardiamo solo davanti. Grazie Domenico, un saluto al signor Cassano che stasera si è dovuto ricredere anche su Nicolò Barella, di cui si parla come un giocatore poco forte tecnicamente, ha fatto un gol alla Dejan Stankovic, alla Wesley Sneijder, come lo vogliamo dire, ha fatto una rete veramente sensazionale. Simo, l'Inter qua mi dicevano è la quinta volta nella storia che vince per 6-0 in trasferta, quindi ancora di più rende storico questo risultato. Dicevamo della difficoltà di individuare un migliore in campo stasera, perché io personalmente voterei Dumfries per ha conquistato il rigore o comunque avrebbe segnato se non ci fosse stato il tocco di mano. Assist perfetto per Di Marco, gol di testa alla Cristiano Ronaldo per lo stacco perentorio sul suo avversario, e poi è entrato in
tante azioni offensive importanti, e Nuno Tavares, dipinto da molti come il giocatore che sta diciamo ridisegnando le dinamiche dell'esterno, con tutto rispetto, sto scherzando, chiaramente è un gran bel giocatore, però ha stravinto il duello Dumfries, ma De Vrij ha fatto un partitone. Mkhitaryan, ragazzi, ha fatto un altro partitone clamoroso. Barella, dove lo mettiamo? È difficile sceglierne uno. Ed è giusto che sia così, perché se vinci 6-0, a meno che, ripeto, uno non faccia 6 gol, allora è chiaramente, o anche 3, ed è chiaramente lui, ma è l'esaltazione di una prova di squadra in cui tutti hanno messo la loro parte. Può sembrare strano citare De Vrij, che è il difensore centrale, ma De Vrij ha fatto una gara perfetta, non ha sbagliato niente, avrà preso 15 colpi di testa, e allora perché non devi citarlo? È l'esaltazione della prova di squadra, che è cominciata da come Inzaghi ha interpretato la partita ed è finita a come i giocatori l'hanno eseguita, e hanno portato a casa una vittoria con 6 gol. Perché anche lì, no, visto che citavamo la prima mezz'ora, è normale, cioè quando tu affronti giocatori come Zaccagni, Isaksen, Noslin, lo stesso Tavares, qual è la cosa più logica? È andarli a pressare forsennatamente alti per dargli spazio alle tue spalle e farli andare a genio con le loro caratteristiche, o è mettersi un pochino dietro in modo tale che puoi raddoppiarli e non gli dai spazio in profondità? Proprio così a logica. La seconda, direi, no? Infatti l'Inter lo fa. Zaccagni ha fatto qualcosa oggi? Isaksen ha fatto un paio di giocate ma abbastanza sterili. Tavares, per citare il nostro amico Brozovic, Nuno dove sei? Cioè oggi niente, zero. Ora, non abbiamo la controprova che giocando nella maniera opposta avrebbero fatto la partita della vita, però a logica, per caratteristiche, era sensata così. L'Inter l'ha interpretata così e ha fatto benissimo, ha lavorato bene di squadra, è stato bravo Inzaghi, che non è un pirla, come qualcuno era ritornato frettolosamente a dire dopo Leverkusen, e siamo qui a commentare uno 0-6 contro la squadra più in forma della Serie A. Molto semplice. Non fa una piega, non fa una piega. Io chiuderei qui, perché poi ci sono tante cose interessanti anche da un punto di vista tattico, che però approfondiremo in un altro contenuto. Godiamoci questa vittoria, ragazzi, godiamocela davvero, perché è un risultato veramente storico, veramente pesante, veramente forte. È un risultato che deve darci un'altra spinta per questo mese di dicembre. Come ho sempre detto, dicembre è il mese in cui l'Inter mette il focus sul campionato. Oggi hai scavallato, diciamo, il tuo ostacolo più grande, perché adesso, escludendo la Coppa Italia con l'Udinese giovedì, c'è il Como, c'è il Cagliari, poi ci sarà la Supercoppa italiana, torneremo, ci sarà il Venezia. C'è la possibilità adesso di mettere dei tasselli, dei mattoni pesantissimi in questo campionato. C'è un Inter che mi ha dato l'idea di essere straripante anche da un punto di vista fisico. Adesso da capire cosa è successo a Barella e Di Marco, che sono usciti. C'è un Chiffi che ha arbitrato con una gestione dei cartellini incomprensibile, secondo me. Ammonizioni che hanno condizionato l'Inter e alcuni giocatori in modo particolare, ma fortunatamente non hanno compromesso il nostro risultato. E quindi adesso, Simo, io ho visto un Inter, ho avuto proprio dei messaggi dal punto di vista fisico molto interessanti in alcuni momenti della gara, che mi hanno fatto pensare bene, cioè mi hanno entusiasmato da questo punto di vista, che mi fanno ben sperare anche per le prossime partite. Se recuperiamo anche Acerbi e Pavard, torniamo ad avere tutte le rotazioni, sicuramente sarà ancora più interessante. Però ci sono tantissime buone notizie in questa partita. Sì, Vuoi chiudere tu? abbiamo citato diverse volte le cose negative, anche un po' per sorridere, ma dopo 1-0-6 si fa notare solo le cose positive. Speriamo in bene, ecco, giusto come dicevi su Barella e Di Marco, perché già abbiamo fuori 2 difensori, se ce ne va fuori un altro come Di Marco e poi pure Barella, sarebbe meglio di no, ecco, per usare un eufemismo. Cancelliamo Leverkusen, quindi qualcuno dirà che diciamo è stata preparata appositamente Leverkusen per arrivare ad oggi. Forse dei ragionamenti, come dicevamo, Leverkusen sono stati fatti anche in vista di questa partita, però diciamo che il nostro il destino è ancora nelle nostre mani in tutte le competizioni. Oggi era una partita importantissima da vincere, non da non perdere, perché rischiavi con
la questione dell'asterisco e tutto il resto di perdere terreno, e psicologicamente sarebbe stato difficilissimo. Quindi vittoria che pesa come un macigno. Fateci sapere la vostra anche nei commenti, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto vi aspettiamo su www.passioneinter.club. Come ha scritto sotto al nostro Simone, andate al link e vi aspettiamo nella nostra grande community con interisti da tutto il mondo per commentare tutti gli argomenti caldi di Casa Inter e non solo.